Vi ricordate il video che avevo realizzato qualche settimana fa sui freni carboceramici obbligatori nel mondiale Superbike a partire dall'anno prossimo? Avevo fatto anche un'intervista a Mauro Piccoli di Brembo, che secondo me non aveva risposto alle mie domande. In quel video avevo chiesto, oltre a mostrare le mie perplessità, quanto costeranno davvero i freni? Chi pagherà il conto? Che impatto avranno sui team queste decisioni? Come mai non sono stati informati, soprattutto i team privati, di niente a partire dai costi? E soprattutto perché introdurre una tecnologia che oggi praticamente non esiste sulle moto di serie. All'epoca, qualche mese fa, molte risposte non c'erano, molte non ci sono nemmeno oggi, però qualche informazione ci è arrivata. E questo significa che quando l'accordo è stato presentato ai team, molte informazioni, soprattutto quelle economiche, veramente non erano arrivate, quelle che oggi conosciamo, e non erano state comunicate. Ok, qualcosa è cambiato. Sono usciti i primi prezzi, sono arrivate alcune comunicazioni ai team, ve le mostro, e soprattutto ho parlato con diversi addetti ai lavori che stanno vivendo questa situazione dall'interno. E quello che emerge è molto interessante, perché il tema ancora una volta non è Brembo dal punto di vista del prodotto o fornitore. Il tema è capire se questa operazione sia stata costruita pensando davvero ai team, alla crescita tecnologica, oppure principalmente al sistema. Volete un po' di costi e differenze? Bene, e io ve li do. Sigla. Ciao da Mr. Helmet, partiamo dai fatti, perché questa volta non stiamo più parlando di supposizioni. Esiste una comunicazione che spiega ai team come funzionerà il sistema dal 2027. La decisione è già presa. I dischi carboceramici e le relative pastiglie dovranno essere acquistati esclusivamente attraverso un fornitore unico stabilito dall'organizzatore. Si tratta di V2 Motorsport, ok? È il partner scelto da Dorna e Brembo e approvato dalla FIM. Si tratta di un fornitore spagnolo che svolge anche attività di assistenza in pista e continuerà a svolgerla in esclusiva. Ok? Fin qui sembrerebbe una normale riorganizzazione che però taglia fuori di fatto altri player e impone un altro fornitore unico, questa volta non di prodotto ma di servizi. Attenzione, non stiamo parlando, ripeto, soltanto di un fornitore unico di prodotto, ma stiamo parlando anche di un fornitore unico di distribuzione e assistenza. Quindi freni unici, distributore, rivenditore unico, assistenza unica. Ok, il problema nasce quando si leggono i numeri, ve li faccio vedere, i prezzi. Oggi un disco in acciaio costa circa 850 euro e i prezzi ve li mostro. Il nuovo disco carboceramico costerà 2600 euro ciascuno, quindi 3 volte tanto. E questo non è un dettaglio, perché quando qualcuno qualche settimana fa parlava di costi sostanzialmente invariati, oggi il listino racconta una storia diversa. Poi vedremo se ne usano meno, eccetera. L'acciaio non c'è più, vedremo che le cose non stanno esattamente così. Le pastiglie restano su un prezzo simile, mi pare 420 euro per il kit. Ok, peccato che nessuno sappia ancora quanto dureranno realmente queste pastiglie, e questo è un dettaglio enorme, perché il costo di un componente non è il prezzo di acquisto, è il costo durante un'intera stagione. Poi magari possiamo scoprire anche che ci saranno dei vantaggi, però per il momento non lo sappiamo. E poi c'è il tema delle cover, emerge un altro dettaglio: con il carboceramico arriveranno anche coperture in carbonio differenti da utilizzare a seconda delle temperature per farli scaldare questi dischi, componenti che oggi semplicemente non esistono, cioè non sono in uso delle case e dei team. Ok, quindi materiali da comprare ulteriori e da portare comunque in giro, altri ricambi, altri costi. Ok, si rompono queste coperture quando si cade. Non stiamo parlando di una sola cover, ok? Dai team emerge che saranno disponibili diverse coperture in carbonio da utilizzare in funzione delle temperature e delle condizioni di utilizzo. Tradotto, non basterà acquistarne una, bisognerà averne più di una a disposizione, e quindi questo, ripeto, significa altro materiale, altre scorte e altri costi che oggi semplicemente non esistono, ok? Lo dico in maniera chiara: il problema non è V2 Motorsport, voglio essere su questo chiarissimo.
tutti i team con cui ho parlato mi hanno detto più o meno la stessa cosa, chi d'accordo di più, chi d'accordo di meno. Si tratta di un player di alto livello, sono preparati, disponibili, veloci, nessuno mette in discussione il lavoro. Il problema è di nuovo il principio del fornitore unico di prodotto a cui si somma il fornitore unico di rivendita e soprattutto di assistenza. Ok, molti team oggi collaborano con altri partner. Mi viene in mente Motor Quality, ce ne saranno anche altri magari e mi scuso se non li menziono. Con questi ci sono degli accordi commerciali costruiti nel tempo, rapporti di fiducia, magazzini, assistenza, quindi condizioni economiche che vanno a cambiare e con questa decisione qua tutto sparisce, ok? Ripeto, non perché il servizio fosse scarso, ma perché il regolamento, dopo aver obbligato ad acquistare un solo prodotto, obbliga anche ad acquistare da un solo soggetto e a farsi assistere in pista da un solo soggetto. Immaginate poi un team italiano, pensate, che magari abita non lontano da Brembo o comunque ad una distanza accessibile, che debba comprare i dischi freno italiani dalla Spagna. Ma che senso ha? Non si sa. C'è poi un altro aspetto che secondo me è passato quasi inosservato, cioè l'obbligo di acquistare tramite V2 Motorsport non riguarda soltanto il nuovo materiale carboceramico, anche i dischi in acciaio che, sorpresa, bisognerà mantenere come soluzione di backup, ok, da utilizzare in caso di maltempo o in altre situazioni previste di regolamento, così dice la comunicazione, dovranno essere acquistati esclusivamente tramite V2. Quindi non sarà possibile continuare ad acquistarli presso gli attuali fornitori e questa è una ulteriore centralizzazione del sistema. Quindi non è solo il prezzo, ok, qui che secondo me si continua a fare un errore. Quando qualcuno dice tanto il prezzo sarà simile, non è così, perché prima di tutto il prezzo del disco abbiamo visto che non sarà simile ed è solo una piccola parte del problema. Abbiamo visto che ci saranno degli add-on, le famose coperture, abbiamo visto che ci saranno appunto dei cambiamenti, però c'è anche un'altra contraddizione. Se il regolamento ti obbliga comunque a mantenere una dotazione completa di dischi in acciaio come backup, oltre all'intero impianto carboceramico, allora è difficile sostenere che i costi rimarranno invariati, perché nella pratica il team dovrà avere a magazzino 2 sistemi frenanti completi e non uno, non è uguale. I team mi spiegano che li ho contattati quasi tutti, i team privati soprattutto, mi spiegano che oggi molti fornitori fungono anche da magazzino. In pratica il materiale rimane presso il distributore e viene fornito e acquistato quando serve. Domani questo sistema non esisterebbe più. La mail dice fate una scorta. Quindi i team dovranno acquistare molto più materiale in anticipo, anticipare liquidità, tenere magazzino, gestire la logistica, sostenere costi finanziari, oltre ad aver già perso sponsorizzazioni tecniche, collaborazioni, partnership, no? Accordi commerciali. Sono costi che non compaiono sul listino, ma esistono e come se esistono è mancato guadagno, no? Occasioni perse, sponsorizzazioni che cadono, ok? A proposito di cadute, parliamo anche delle cadute delle moto. Il motociclismo è fatto da 2 tipi di piloti, quelli che sono caduti e quelli che non sono ancora caduti, no? Alla fine si cade sempre, purtroppo. Con l'acciaio normalmente un disco dura tantissimo, con i carboceramici cambia tutto in teoria, cioè se un pilota cade il rischio è quello di dover sostituire il disco con più frequenza, ok? Il rischio di sostituire il disco aumenta sensibilmente perché il carboceramico è un materiale molto più delicato agli urti, ok? Una caduta che oggi magari si risolve controllando un disco in acciaio, così domani potrebbe trasformarsi nella sostituzione completa del componente e quando ogni disco costa 2.600 euro iniziate a capire perché molti team sono preoccupati. La comunicazione introduce anche una procedura obbligatoria post caduta, ok? I dischi non saranno semplicemente controllati dal team, ma dovranno passare attraverso le verifiche di V2 Motorsport che misurerà l'oscillazione di TV e se necessario li invierà a Brembo per ulteriori controlli
anche la gestione tecnica del componente quindi viene centralizzata, così come viene attribuito a V2 Motorsport anche la discrezionalità, cioè decidere se un disco va revisionato oppure no. Ok. Allora, le prime stime. Io ho raccolto alcune valutazioni direttamente dai team. Secondo diversi addetti ai lavori serviranno almeno 5 kit completi per moto. Per chi schiera 2 piloti si parla circa di 60.000 euro di materiale, e in scenari peggiori, fra cambi, cose che vanno storte, ulteriori ricambi, eccetera, cadute, incidenti, danni durante la stagione, qualcuno ritiene che si possa arrivare tranquillamente in un worst case scenario, cioè in un caso, diciamo così, di scenario pessimistico, vicino ai 100.000 euro. Ci sono piloti che cadono moltissimo, adesso è inutile fare dei nomi, ma avere certi piloti piuttosto che altri può cambiare radicalmente le cose ancora di più di quanto le cambia adesso. Ripeto, e questo vale solo per il materiale. Poi bisogna aggiungere tutto il resto, ok? La logistica, le scorte, la gestione, gli sponsor persi, ripeto, rapporti commerciali interrotti, collaborazioni, eccetera. Quando una settimana fa chiedevo quanto costerà davvero questa operazione, e lo chiedevo un mese fa, 3 settimane fa, 2 settimane fa, nessuno mi rispondeva. Io non parlavo del prezzo stampato sul catalogo, che comunque, nonostante il contratto firmato e annunciato, non era stato reso pubblico. Stavo parlando del costo complessivo del sistema. Ok, oggi su insistenza, mi dicono, di alcuni player, di alcuni team manager, iniziamo finalmente ad avere qualche numero, perché insomma questi hanno detto vabbè, allora, ma ci dite almeno il listino qual è, perché noi ancora non ce l'abbiamo, è arrivato un paio di giorni fa, e quei numeri almeno per ora sembrano confermare molte delle preoccupazioni che diversi team avevano espresso in privato. Ok, io naturalmente continuerò a seguire la vicenda, perché ci sono ancora moltissime domande aperte. Per esempio, come verranno gestite le forniture durante l'anno? Cosa succederà in caso di carenza di materiale, oppure quando qualcuno, come dice la mail, non è riuscito, non ha avuto la prontezza di fare scorta? Chi sostiene realmente questi costi? E soprattutto, qualcuno ha davvero fatto i conti reali sull'impatto economico complessivo, ripeto, reale, per i team privati che hanno una situazione diversa da quella delle factory, ok? Perché il prezzo di un disco lo leggono tutti alla fine, se glielo dai. Il costo di un regolamento invece, quello non lo puoi leggere. Il costo di un regolamento lo scopri quando inizi ad applicarlo, e ci vuole anche un po' di tempo, e dopo, quando ti accorgi che non è sostenibile, cosa fai? Torni indietro a metà stagione? Ok, bene. Il precedente della Moto2, adesso vi racconto che questa cosa del fornitore unico, ma più che del fornitore unico, dell'assistenza unica, non è la prima volta che si prova ad introdurre insomma, un sistema di questo tipo. In moto 2 anni fa, mi raccontano alcuni contatti che ho, alcune fonti che ho, ci fu un tentativo di imporre il fornitore unico in maniera analoga. Mi sembra sempre lo stesso, ma lì tutti i team erano privati, Moto2 e Moto2 è così, fecero fronte comune e addirittura arrivarono a organizzare una petizione contro quella scelta lì. Alla fine il progetto non passò. In Superbike, ovviamente, lo sappiamo, i team sono più deboli, la situazione è diversa, l'accordo è stato costruito coinvolgendo direttamente le factory, e secondo molti team indipendenti con cui io ho parlato, i privati si sono ritrovati davanti ad una decisione già presa, cioè una somministrazione della decisione, ok? Senza avere un reale peso nella discussione. Ed è probabilmente per questo motivo che questa è una, come posso dire, notizia storica, una situazione storica nel mondo della Superbike, per questo motivo che i team indipendenti hanno deciso di unirsi e dare vita alla SITA, che è la Superbike Independent Team Association, che è una specie di IRTA MSMA, insomma, dei privati della Superbike. L'obiettivo è semplice: avere finalmente una rappresentanza riconosciuta ai tavoli con la FIM, la Federazione Internazionale La Dorna, e la MSMA, che è l'associazione dei costruttori, okay? Per evitare che decisioni di questo tipo vengano prese senza il coinvolgimento dei team privati. Io ricordo
che un tentativo di questo tipo fu fatto anni fa, con esiti ovviamente nulli, da Genesio Bevilacqua, che aveva manifestato le stesse perplessità. Bene, ci ritroviamo adesso ad affrontare questa richiesta da parte dei team privati ai giorni nostri, ok? Gossip non gossip, rumor non rumor, pare che venuto a conoscenza della cosa, di questa richiesta da parte dei team privati, l'organizzatore si sia mostrato meravigliato, anche quasi infastidito. Come mai fate questa cosa? Vi abbiamo sempre informati di tutto. Vi abbiamo sempre informati di tutto. Beh, evidentemente non è così, e c'è voluta una situazione così eclatante come quella dell'imposizione del freno carboceramico a fornitore unico, con distributore unico e poi con assistenza unica, per far risvegliare e reagire i team privati. Ok? Allora, molti dei team privati chiaramente lo hanno dichiarato, alcuni solo a me, altri un po' più in pubblico, ritengono di non essere stati sufficientemente coinvolti nelle decisioni che riguardano il futuro del campionato. Okay, se questa associazione riuscirà davvero ad avere un posto al tavolo con FIM, Dorna ed MSMA, lo scopriremo nei prossimi mesi. Non sono molto fiducioso, ok? Però il fatto che si stia cercando di far nascere una cosa del genere racconta già qualcosa del clima che si respira nel paddock, in una parte del paddock perlomeno, quella dei team indipendenti. Bene, questa vicenda secondo me va molto oltre i freni, perché oggi si parla di dischi carboceramici, domani potrebbe riguardare qualsiasi altro componente che diventerebbe unico, non lo so, lo scarico, le sospensioni, che ne so, qualsiasi cosa, le carene, non lo so. E quindi quando cambia il modo in cui vengono prese certe decisioni, cambia anche il modo in cui vive un campionato o muore. Ed è per questo che continuerò a seguire questa vicenda. Voi cosa ne pensate? Scrivetelo nei commenti. Se il video vi è piaciuto, se vi piace il fatto che ci interroghiamo di queste cose che succedono, perché sono queste che poi cambiano la faccia di un campionato che poi guardiamo in pista, ma ci meravigliamo del perché succedono certe cose. Beh, se questa cosa vi è piaciuta, lasciate un like, iscrivetevi al canale, valutate l'abbonamento per sostenere il mio lavoro. Io sono Gianluigi Ragno e questo è Mr. Helmet. Ci vediamo presto. Ciao a tutti.